Che? Grande, sei il primo che lo chiede. Vedo che sei tatuato anche te. Quanto pensi che sia? Quante X sono? Non c'è idea. Rappresentano un numero di animali che vengono macellati. Ogni quanto secondo te? Non c'è idea. Però mi vado a mangiare un hamburger. Però stai bene. Non c'è Grazie. bene. Per te quanti sono? 10.000. Un po' di più. Sono 40.000. E se si parla di animali cosa potrebbero rappresentare? Gli animali che vengono uccisi ogni ora. Questi sono 40.000 al secondo. Quindi ogni secondo nel mondo si uccidono 40.000 esseri senzienti. Solo per cibo, quindi no pellicce, no caccia, no vivisezione. Quando ho scoperto questi numeri, che sono statistiche ufficiali della FAO, vengono aggiornate ogni 10 anni, ho fatto questa scelta qui, perché io sono stato cacciatore, pescatore, non è che sono nato vegano. Sono solamente per l'industria alimentare o anche la sperimentazione? No, solo cibo. Solo cibo? Solo per soddisfare il nostro palato, perché di questo si sta parlando. Al momento che per star bene non c'è bisogno di mangiare altri animali, si parla di un discorso di palato, qualcosa di assolutamente non indispensabile. A livello fisico, come ti senti? Sono vegano per una motivazione etica legata a un sentire rispetto all'ingiustizia e alla sofferenza degli animali. Quindi parlo malvolentieri dell'aspetto dietetico. Poi se me lo chiedi personalmente mi sento meglio. La cosa che mi fa star meglio è sapere che non contribuisco più a questa follia. Sarebbe una follia anche uno al secondo, perché per me siamo tutti e tutte persone, umane e non umane. Il fatto di essere persone umane non mi dà il diritto di togliere la libertà, la vita a una persona non umana. Non riesco nel momento in cui mangio della carne o mangio del formaggio a pensare a come è stato creato. Eppure anch'io vedo i video, anch'io sto male, non ho ancora quella cosa nel cervello che mi scatta, che mi fa pensare che quello lì. Francamente non so nemmeno se ti deve scattare nel cervello o da qualche altra parte. Parlare e comunicare arriva fino a un certo punto. Non basta sapere le cose. Io cerco di esplorare altri canali al di là della parola. Mi piace definirmi non un attivista ma un artivista. Sicuramente non è aggressivo. Questa la trovo molto, molto corretta e pulita. Alla fine il messaggio che deve passare è quello che ogni secondo muoiono 40.000 animali. Esatto. È apprezzabile, mentre potevi stare a casa sul divano, andare a fare un giretto qua. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao. 40.000? Com'è possibile? Sei certo? Il numero è certo perché è il numero di animali che vengono uccisi ogni secondo nel mondo. Però Quando è un problema ascol- perché mentre che te li fai, che raggiungi quel numero di, chiamiamole stelline, magari il Di numero X. di animali aumenta. Io spero diminuiscano, ma anche se aumentano, essendo riportato al secondo, non è che passa da 40.000 Se diminuiscono a devi andare dei laser. se diminu- Però quindi presumo che anche il tuo stile di vita alimentare sia... Sono vegano. Vegano Sì, puro allora a certo. questo punto. Sì, sì. Sai No, che il corpo antispecifico umano è non senza so. le proteine nobili degli animali. E dal Medioevo in poi la popolazione mondiale è cresciuta perché c'è stata una somministrazione smisurata di carne. Cioè quella è scienza, non è... Sì, però sai, la scienza, magari certe posizioni che fino a qualche anno fa, come le proteine nobili, come i famosi aminoacidi essenziali che dovevano essere 10, 11, poi Sì, no, vabbè. ora puoi fare un'analisi del DNA su reperti fossili e stabilire quale dieta era in quel periodo storico lì. E lì si vede che noi non ci siamo evoluti come cacciatori e raccoglitori, ci siamo evoluti non per centinaia, non per migliaia, ma per milioni di anni solo come raccoglitori e raccoglitrici. Poi a un certo punto arriva la caccia. Sì, ma te per 2000 anni sei rimasto quasi insieme all'età della pietra. Negli ultimi 500 anni hai fatto un salto d'evoluzione proprio a livello anche cerebrale che non è stato fatto nell'arco dei 3000 anni precedenti. Quello dipende dalle prospettive. Per me massacrare 40.000 esseri senzienti al secondo non è una grande evoluzione. Allora, la mucca non ha coscienza di sé. Non solo la mucca ha coscienza di sé, ma anche animali bisfrattati come alcuni pesci hanno una forte coscienza di Io sé. però non È La so più- sentenza, mi sembra si chiami. È un film che è basato su una storia vera di un giudice che ha concesso i diritti umani
basilari a una scimmia. La scimmia siamo già... Sì, ma guarda che il maiale, È un vero, cane, è se lo vero, mette è nel vero. taschino Sì, a livello di autocoscienza. credo che si possa definire una cosa abbastanza estrema anche essere vegani. Credo. Io credo che si possa definire estremo il contrario, perché se io sto meglio senza uccidere un essere senziente, non mi sento estremo. Questo gruppo si riconoscenti nasce una discussione uccidere l'agnellino è come uccidere un bambino. Se sodomizzano tuo figlio, uguale che se ti ammazzano l'agnellino per fare il brodo. Lui mi disse sì. Allora, io ti posso dire due cose su come la vedo. Quelli che portano questa posizione qui porta un carico comprensibile di odio nei confronti dell'umano, che è responsabile di tutta una serie di cose. Sì. Per me, da una prospettiva antispecista, non ha nessun senso, perché noi siamo animali. Quindi se io sono contro le discriminazioni fra le varie specie, come posso odiare l'umano? Quindi è giusto il tuo scetticismo. Però capisci, non puoi liquidare tutta la capacità sensoriale degli animali non umani senza paragonarla a quella, cioè loro soffrono come soffriamo noi, loro provano paura come proviamo paura noi. Ma bisogna che noi come specie umana, sapiens sapiens, si prenda finalmente atto che ci sono altri esseri senzienti che vengono trattate in maniera neanche nel peggiore dei film degli orrori. Se voi guardate Earthlings, peggio di qualsiasi film dell'orrore. No, quello sono d'accordo con te. Ci fanno la multa, bisogna. No, ma ne scherzi, io anzi vi ringrazio di avermi dato l'opportunità. Grazie per la chiacchierata. Grazie a voi, davvero. Ciao. Ciao. Sono gli animali che vengono uccisi nel mondo per cibo. Secondo te con quale frequenza? Ogni alla settimana? Al giorno, qui si ammazza al giorno, ma sai che cosa? Al secondo. Al secondo. 40.000 al secondo. I paesi industrializzati cosa fanno? Quelle mucche che devono vivere 20 anni invece vivono solo 4, 6, 5 anni al massimo. È tutto sangue, ti fanno vedere delle pubblicità belle in televisione, guardate i bambini, bevete questo latte perché magari è fatto con amore, tutti questi La mucca ride sempre, Poi fanno vedere i bambini, cosa c'entrano i bambini con lo sfruttamento della mucca? Poi non bevo il latte in genere, non è una cosa normale. Il latte di mucca è fatto per il vitellino. Ora si dice bevi il latte di una donna, no ma fa schifo, invece di mucca non ti fa schifo, è un altro animale. Questa riflessione ovvia che fai te, no, la gente non la fa. No. Oppure se uno si ferma e dice ma esiste un animale che beve il latte di un'altra specie? No. Perché noi siamo andati a bere latte di tutti. Sono vegano ma sono anche antispecista, no? Che è una filosofia che rifiuta l'ideologia del dominio, quindi per certi versi anche tutti questi aspetti dell'industrializzazione. Quindi mi sono messo a vedere gli altri numeri che non tu, deforestazione, c'è poi tutto... Allora lo sai cosa sono anche queste 40.000 X? Sono 40.000 bottiglie di plastica da mezzo litro che si butta in mare ogni quanto? Ogni secondo? Vuol dire che è un intero sistema che ha fallito. Bisogna ripartire in altri modi. Ma noi dobbiamo cambiare il sistema. Cioè, neanche cambiare, proprio reinventarcene un altro. Sì. La rivoluzione della coscienza. Sì. La rivoluzione del Una pensare. specie di risveglio. Il risveglio della capacità di pensare, no? Del dire il latte di te. Questo è pensare. Noi dobbiamo rimparare a pensare. Comunque sono Alfredo. Sì, piacere. Ciao. Grazie. Una forma di protesta alternativa. Una forma di comunicazione. Sono tatuaggi veri, Giura. 40.000 animali che vengono uccisi 40.000 Sei vegano? per la nostra gola. Bello. Ma ogni quanto, secondo te? Nel mondo Ogni ora. al minuto penso. Ogni secondo. Tutto il mio corpo è un secondo solo. Te fai 40.000, 80, 120, 160, 200, il ritmo è questo qui. È esponenziale. Se da quando ti sei fermato fosse partito un contatore, ora sarebbe già 1,5 milioni, 2 milioni. Ma secondo te è sbagliato quindi mangiare carne perché uccidi gli animali? Esatto. La mia nonna era una donna livornese del popolo che ha fatto la guerra, abituata alla povertà, quindi prodotti animali, né carne, né pesce, né formaggio non ce n'erano. Lei non era vegana, ma tutti i piatti che io ho mangiato nell'infanzia erano piatti vegani e io me la sono goduta, la mia nonna e la cucina che faceva. Però secondo me se comunque madre natura nella catena alimentare mette che... Solo che l'uomo non è onnivoro. Secondo me sì. L'uomo può essere un erbivoro non potrebbe mai un adattarsi. erbivoro no, ma un frugivoro sì.
fisiologicamente noi siamo frugivori, questo lo dice l'anatomia comparata, però culturalmente è talmente radicata nel nostro DNA culturale, tradizione eccetera eccetera, E tu che che a me speri? mi ci è voluto quasi 50 Che speri anni. però da ottenere? Quando una foto mia gira, rimbalza una pagina all'altra, magari una foto fa 10.000 commenti, 5.000 sono di sotto, ma è fatti un'altra X, quindi mangio una bistecca, 2-3.000 sono, c'è una pizzata, e poi c'è una percentuale minima di persone che questo modo di comunicare gli interessa e magari fanno il salto che fino a quel momento lì non sono stati in grado di fare. In bocca al lupo per la tua Grazie. avventura. Chiamo Alfredo. Mangiate la torta, se non l'avete ancora mangiata. Ah, quella di ceci? Oltretutto è vegana. Ho fatto anche una scelta, io non mangio carne da 3 anni, sono vegano da 3 anni. Sei vegano anche Sì, tu? sì, sì, Vegano. sì, diventato. Grande. Quindi infatti ho immaginato subito che era legato Grande. all'animale. Sì, questa è una mucca di Poesi. Quasi sono stato, sì, sì. Questa è terra, forse l'avete anche vista, che si era spaccato perché per legge se trovi un animale senza la marca auricolare deve essere incenerito, neanche abbattuto, proprio incenerito. Me l'hanno regalata, per me è stato un grande onore, infatti lo porto, No, vabbè, richiamo porto comunque. sempre. Come ti chiami? Alfredo, Piacere. piacere. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Sono 40.000, però purtroppo non è ogni giorno, ma è ogni secondo. 40.000 al secondo? Nel mondo, sì. È un numero talmente folle che io ho detto almeno un secondo voglio provare a fermarlo sulla pelle. Che ti capisco, si ammazzano tanti di quegli animali anche inutilmente, tutti i giorni. Una vita che non mangio carne, anch'io sono contrario a tipo di animale. Poi la carne animale fa anche un po' male. Cosa pensi di concludere però? Però quel nulla che posso fare lo faccio. Io e te in questo momento, semplicemente parlando io e te in questo momento, stiamo cambiando il mondo. E quando produci un cambiamento, il cambiamento è tangibile, non è niente. Poi quanto tempo ci vorrà per risolvere un'oppressione folle come questa qui? Chi lo sa, forse mai. Però non posso, senz'altro ci stiamo autodistruggendo. La maggior parte degli scienziati attuali ormai sono d'accordo che nel 2050 gli stock ittici saranno esauriti. Io lo credo profondamente. Che a parità di peso nel 2050 ci sarà più plastica che pesce. Certamente. Consumismo fuori controllo. Oggi l'unica cosa che puoi fare è fermarsi. Abbiamo deforestato il mondo, abbiamo cementificato l'Italia E intera. continuano, Sì. l'unico polmone negli Amazzoni, stanno continuando a strappare. Io non vivrò a vedere questo scatafascio, però lo so che i miei nipoti a qualche grado di effetto avrà su di loro. Alfredo, in bocca al lupo. Grazie, anche a te. Ciao. Voi siete giovani, potete cambiare il mondo. Quindi sapendo che è una marca auricolare delle mucche, i tatuaggi cosa potrebbero essere? Le croci delle mucche morte, Non solo delle mucche. degli animali morti, Morti perché? Perché uccidiamo 40.000 animali? per mangiare. Per mangiare. E ogni quanto li uccidiamo? Ogni mese? giorno, settimane? Ogni giorno. secondo? Ogni 40. secondo. 40, 80, 120. 3 schiocchi di dita sono già 120.000 animali. Se quando vi siete fermate fosse partito un contatore, sarebbe già probabilmente a 4-5 milioni. Quindi in questo istante stanno ammazzando gli animali. 160, Infatti perché li 200. usano per fare anche schifezze come per esempio come i Wuster li fanno dagli animali. Qualsiasi cosa riguardi la nostra alimentazione, ma è più corretto dire la nostra gola, perché si può mangiare, star bene, crescere, godersi la vita senza bisogno di mangiare animali. Quindi è un massacro di proporzioni gigantesche, inutile, ingiustificato. Noi siamo frugivori, tutti gli organi del nostro corpo si sono evoluti per milioni di anni, no? Per mangiare frutti, bacche e piccoli grani. Siccome siamo una specie che si adatta molto bene, possiamo anche diventare onnivori, però possiamo anche non farlo. Anzi, la nostra natura è quella di mangiare senza mangiare nessuno. È stato, perché io ho già avuto delle persone che me ne hanno parlato, quindi ogni volta che ho anche degli amici che sono vegani,
Poggio, che è in classe nostra, e non capivo all'inizio perché. Ora che, perché non lo sapevo io di questa storia, cioè, non lo so, mi ha un po' commosso, diciamo, perché non avevo idea, non pensavo succedesse questo. Anche a me mi è dispiaciuto molto per questa storia e anche a me mi ha commosso per gli animali che uccidono ogni Io pensavo 40.000, non so, all'anno, non al secondo, mi è un po', non so. Se al posto di 40.000 fossero 100? Non cambierebbe nulla. È sempre uccisione. È sempre uccidere animali. Uccidono animali. Dovremmo adeguarci a un'alimentazione più Sempre non lo so. sana, però senza uccidere animali. Sì. Ci penserete? Sì.